Ciao a tutti e benvenuti nel canale della Puro Bio Cosmetics, sono Regina. In questo video vi faccio vedere l'applicazione e vi do alcune dritte e alcuni trucchetti per utilizzare al meglio questi due nuovi prodotti, il Drop Foundation della linea Sublime e Luminous Concealer. Sono prodotti estremamente versatili e super facili da utilizzare, davvero a portata di chiunque, e vi darò delle dritte che riusciranno a farvi un'applicazione super precisa, veloce e adatta al vostro tipo di pelle. Innanzitutto vi dico alcune caratteristiche. Ovviamente, come avete già visto dai video di presentazione, sapete che il fondotinta è presente in 6 tonalità. Le tonalità non virano né troppo sul rosa e non virano neanche troppo sul giallo, quindi sono piuttosto neutre. Ovviamente se non sono rosa e se non sono gialle sono piuttosto neutre. Grazie a questa scelta fatta dall'azienda, sia le persone con un sottotono rosa che sottotono giallo possono utilizzare entrambi questi tipi di prodotto, perché non virano né troppo su un colore ma neanche su un altro, quindi dovete semplicemente scegliere la vostra shade giusta e poi provare ad applicare e quindi testare questo prodotto. Perché è facile da utilizzare? Perché la formula è estremamente fluida ed è super morbida, veramente l'applicazione è super velocissima, non dovete stare a stendere tanto tempo, non dovete avere degli strumenti particolari, basterebbero semplicemente le mani pulite. Ve lo assicuro che riuscirete a fare una applicazione eccezionale anche semplicemente utilizzando i vostri polpastrelli. La prima colorazione è molto chiara, adatta alle ragazze davvero chiarissime. In questo periodo utilizzo il numero 02, anche se sono chiarissima perché sul corpo ho ancora gli strascichi della bronzatura, quindi utilizzo lo 02 e scaldo l'incarnato con un pochino di bronzer, e questa diciamo è la mia particolarità. Quindi per le ragazze chiarissime trovate il numero 01 che è davvero chiaro e il numero 06 che è bello intenso. Oltre a questa novità sono presenti i nuovi correttori estremamente luminosi, ma allo stesso tempo danno una coprenza piuttosto media. Non c'è bisogno di stratificarli, vi danno subito sia la correzione che anche la luce. Anche questi correttori sono stati pensati proprio a tutti, quindi le colorazioni non virano tantissimo né sul giallo e nemmeno sull'arancione, sono piuttosto neutre. In questo caso dovete semplicemente scegliere l'intensità del colore più appropriata in base a quello che volete fare. Vi do due dritte. Ovviamente, se dovete correggere la zona degli occhi che è particolarmente scura, vi consiglio o prima correggerla con uno dei matitoni colorati, quindi utilizzando il colore che va a contrastare appunto il vostro tra virgolette difetto, e poi andare a illuminare con una colorazione un pochino più chiara, magari un tono più chiaro rispetto al colore del fondotinta indicato, e quindi andare a dare luce nella zona degli occhi e in alcune zone un po' più problematiche. Oppure, se non avete un difetto estremamente presente, potete andare semplicemente a scegliere il colore del correttore giusto per uniformare l'incarnato oppure semplicemente illuminarlo. Dipende dalle specifiche che avete voi. Quindi nel caso in cui avete un'occhiaia particolarmente scura, vi consiglio prima di correggere utilizzando il colore, quindi un correttore colorato. Nel caso di un'occhiaia bluastra, andando con il colore complementare che è arancio, e nel caso in cui la vostra occhiaia è particolarmente violacea, andando con il giallo, andando a neutralizzare il colore. E sopra potete andare a illuminare la zona degli occhi con la colorazione corrispondente o leggermente più chiara del vostro colore dell'incarnato, quindi del fondotinta. Nel caso in cui invece dovete soltanto uniformare e dare luce, come nel caso mio, io vado direttamente con il correttore numero 01, quindi illumino leggermente la zona degli occhi e la uniformo. Tutto qua. Ovviamente, siccome sono nati nuovi prodotti per il viso per quanto riguarda l'uniformità dell'incarnato, il correttore e il fondotinta, non poteva mancare anche una nuova cipria. Una cipria estremamente leggera, quindi anche le persone che avevano difficoltà ad utilizzare la cipria indissolubile, quella di prima, compatta, e magari per quelle persone per le quali quella cipria risulta un po' troppo appunto compatta e un po' troppo presente, in questo caso avrete il prodotto che fa per voi, perché è una cipria estremamente leggera e versatile. La potete utilizzare sia per fissare la zona del contorno occhi senza appesantirla, che anche tutto il resto del viso. Lo potete fare con un pennello se volete un'applicazione super trasparente, oppure con una beauty blender oppure un piumino se volete invece un'applicazione un po' più compatta. Proprio per questo motivo nella gamma hanno deciso di aggiungere anche altre due cosine, che sono le beauty blender piccolissime. Una è leggermente più grande, che può essere utilizzata bagnata appunto per stendere il vostro fondotinta oppure semplicemente per sfumarlo, e l'altra davvero piccolina per andare ad accedere a tutte le zone più problematiche, quindi quelle zone piccolissime come il contorno occhi, la zona delle narici oppure le nasogeniene, la zona del mento, oppure semplicemente
per sfumare o picchiettare il prodotto dove lo volete applicare nelle quantità piccolissime. Vi faccio un esempio: ho steso il mio fondotinta e l'ho sfumato con la Beauty Blender, in seguito voglio dare coprenza solo in alcune zone, quindi magari vado ad applicare una goccia del correttore su una Beauty Blender piccolina e vado a picchiettare soltanto nella zona più problematica, quindi laddove posso avere qualche inestetismo, e andarlo a coprire. Oppure se devo fissare la cipria del contorno occhi, quindi mi serve proprio un'applicazione estremamente precisa, questo può essere davvero uno strumento utilissimo. Arrivate a questo punto non mi resta che lasciarvi con due applicazioni completamente diverse, una adatta per le pelli miste e grasse e un'altra per le pelli normali e secche. Passiamo subito all'applicazione per le pelli miste e grasse. Ovviamente ho già applicato il mio contorno occhi abituale e la mia crema idratante abituale, ovviamente per le pelli grasse, perché la mia è appunto una pelle che tende ad essere abbastanza lucidina. Innanzitutto parto con un primer. Nel caso mio scelgo il primer in polvere che io adoro, si chiama Loose Powder. Lo adoro per due motivazioni principali. Punto 1 è il fatto che riesce a chiudere benissimo i pori dilatati nella zona T, e per me quindi questo è già un toccasana. E la seconda cosa è il fatto che, avendo questa base leggermente incipriata sotto, riesce sia a trattenere meglio il sebo che vado ad emanare durante la giornata sulla mia pelle, essendo mista e grassa, e riesce a settare meglio il prodotto che vado ad applicare successivamente. Quindi il fondotinta si fissa letteralmente sulla base asciutta che vado ad applicare, si setta meglio e dura molto più a lungo. Lo vado a mettere un pochino nel tappino, poi giro con un pennello prelevando il prodotto, lo giro abbastanza in modo tale che le setole siano imbevute di prodotto in maniera super uniforme, scarico l'eccesso e comincio ad applicarlo. Parto ovviamente dalle zone più problematiche, quindi quelle zone che tendono a lucidarsi in primo luogo, quindi la zona T. Non dovete assolutamente vedere una patina di prodotto troppo pesante, anche perché se dovesse succedere questa cosa sarà molto difficile stendere il fondotinta successivamente. Prendo proprio le rimanenze del prodotto dal tappo e vado in maniera già super leggera a stenderlo sul resto del viso. Due dritte sull'applicazione del fondo. Innanzitutto va shakerato molto bene. Ricordatevi che scuotendo il prodotto state miscelando soltanto il prodotto all'interno della confezione, quindi io quello che vi consiglio è di scaricare più volte la pipettina, rishakerarlo e poi potete ovviamente prelevare il prodotto già miscelato molto bene all'interno. Io sono un amante dell'applicazione del fondotinta con il pennello, quindi partirò direttamente da quello, utilizzerò il pennello piatto per l'applicazione del fondotinta e vado ad applicare una goccia di prodotto direttamente sul pennello. Passo all'applicazione. Credo che riuscite a percepirlo anche dal video che il prodotto steso su un primer asciutto sotto ha un finish già abbastanza asciutto e non troppo luminoso. Una volta steso il fondotinta con il pennello, procedo con la Beauty Blender leggermente inumidita, ma veramente proprio pochissimo, a uniformare il prodotto sul viso. Nella zona T picchietto e tampono il prodotto un pochino più in maniera assidua, proprio per uniformare meglio il primer che ho applicato sotto con il fondotinta e chiudere benissimo tutti i pori. Passo molto bene all'attaccatura dei capelli, in modo tale che il colore risulti super uniforme, soprattutto in questo caso che porto la coda, e sfumo leggermente anche verso le orecchie. Un'altra cosa molto importante del primer per le pelli grasse è il fatto che vi dà subito una coprenza media del fondotinta. Se avessi applicato sotto un primer più scivoloso rispetto alla polvere che ho applicato effettivamente sotto il mio fondotinta, questo avrebbe creato una superficie scivolosa e la coprenza sarebbe stata leggera media, perché ovviamente il fondo si sfuma più velocemente, si stende più velocemente e la coprenza rimane trasparente. Invece in questo caso riusciamo a trattenere più prodotto grazie alla presenza della sostanza asciutta sotto e quindi diamo una coprenza già media.
Passiamo al correttore. Non ho applicato eccessiva quantità del fondotinta nella zona degli occhi perché lo vado a fare direttamente con il correttore. Nel caso mio non devo correggere particolarmente la zona dell'occhiaia, quindi vado direttamente con lo step dell'illuminazione della zona degli occhi. Vado a scegliere il correttore Sublime numero 01. Io parto sempre con la zona più scavata, quindi quella che avrò bisogno di tirare fuori e dargli un pochino di luminosità, ci faccio direttamente il segno e poi sfumo con il pennello. Lo stesso correttore lo potete utilizzare per ripulire un po' l'angolo del trucco, nel caso in cui volete dargli un pochino di definizione, qui ai lati del naso e magari un pochino nelle nasogeniene e un pochettino in questa zona dove abbiamo la fossetta sul mento, nel caso in cui la volete tirare fuori e dargli un po' di luminosità. Lo stendo anche leggermente sulla parte superiore dello zigomo per dargli un effetto un pochino più voluminoso e bombato. Esattamente quello che potremmo fare con l'illuminante lo facciamo già con il correttore. Per fissare la mia base vado ad utilizzare un'altra novità della collezione che è la cipria nuova in polvere libera, quindi la Silky Powder, e lo faccio sempre in due modalità distinte. La mia zona più problematica è sempre la zona T, quindi lo vado a fare con la Beauty Blender pressando il prodotto, invece sul resto del viso, esattamente come l'ho fatto con il primer, vado con il pennello. Mi raccomando, non prendete troppo prodotto, altrimenti sarà difficile sfumarlo, essendo già una base bella incipriata, bella asciutta. Vi consiglio sempre di partire con una quantità di cipria irrisoria e in seguito aumentarla nel caso in cui ne avrete bisogno. Mi piace molto questo metodo perché questo è il metodo che fa sparire immediatamente tutti i pori dilatati. Abbiamo già un aiutino sotto del nostro primer in polvere libera e adesso avremo anche la cipria che fissa e setta il fondotinta. Le persone che non amano l'utilizzo della cipria potrebbero appunto fare soltanto i primi due step, quindi il primer in polvere libera e in seguito il fondotinta, ed avere subito un finish abbastanza asciutto del fondotinta. E poi, esattamente come ho fatto con il primer, prendo le rimanenze del prodotto e vado a incipriare il resto del mio viso. Utilizzando la Beauty Blender piccola con un pochino di cipria sopra, ovviamente vado a fissare benissimo anche il correttore e soprattutto donargli quell'aspetto super levigato. Arrivata a questo punto la mia base viso per le pelli grasse è pronta, quindi procediamo con le applicazioni per le pelli secche. Vi mostro come applicare al meglio il vostro fondotinta se avete la pelle secca. Se avete la pelle secca, quindi avete fatto la vostra routine quotidiana, sempre i passaggi della vostra skincare, quindi il contorno occhi e l'idratazione giusta per il vostro viso, procediamo con l'applicazione come primo step con il primer per le pelli secche, quindi quello nutriente e levigante. Lo potete fare utilizzando il vostro pennello o direttamente farlo con i polpastrelli, ed è quello che farò io. Trovo che così riesco a sentire benissimo la quantità del prodotto applicato e anche la stesura. In questo caso avremo un primer più scivoloso e quindi una base un pochino più scorrevole, e quindi il fondotinta tenderà a scorrere meglio, a rilasciare meno prodotto e quindi l'applicazione sarà un pochino più trasparente. I passaggi della preparazione del fondo sono sempre gli stessi, quindi lo vado a miscelare, scarico la pipettina, rimiscelo e poi il prodotto che vado a prelevare successivamente è ben mescolato. Lo vado ad applicare un pochino sul dorso della mano e in seguito farò dei piccoli puntini su tutto il viso, quindi laddove io tendo ovviamente a creare la mia base, quindi su tutto il viso. Ho prelevato all'incirca una goccia e mezza di prodotto. Vado direttamente a stendere il prodotto. In questo caso si vede chiaramente come l'applicazione risulta molto più luminosa rispetto all'applicazione che abbiamo fatto per le pelli grasse. Con la parte più appuntita riesco ad accedere comunque facilmente in tutte le zone un pochino più piccole.
e poi laddove dovrò stratificare, nel caso mio ovviamente è ovvio perché ho la pelle più impura e più mista, prendo una goccia di prodotto direttamente sul dorso della mia Beauty Blender e vado a tamponare nelle zone interessate. Quindi laddove voglio dare leggermente più coprenza senza compromettere la leggerezza su tutto il resto del viso. Anche in questo caso vado ad illuminare alcune zone del mio viso con il correttore numero 01 della linea Sublime, il nuovo correttore della collezione. Ora non mi resta che fissare la mia base con la cipria Silky Powder. Prelevo una quantità minima con un pennello e vado a fissare direttamente la mia base. Ovviamente per chi ha la pelle secca non vuole sentirsi la base troppo asciutta, quindi o può saltare questo passaggio o farlo davvero in quantitativi minimi utilizzando pochissima cipria. Spero che in questo video avete trovato degli spunti utili per l'applicazione della base perfetta adatta al vostro tipo di pelle e ci vediamo con un prossimo video. Un bacione!